Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare i Forestella. Me l'avete chiesto in tanti, mi avete chiesto di reagire a Parla più piano, cantata proprio da loro in questo concerto. Non ho mai ascoltato questa esibizione, me l'ero conservata proprio per ascoltarla insieme a voi e analizzarla dal punto di vista tecnico, e quindi lo farò oggi per la prima volta. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ho di recente avviato una partnership anche con Pumpling. Se volete magliette o gadget nerd come piacciono a me, codice vocal coach sul sito pumpling.com per ricevere sconti e gadget in omaggio. Questa è bellissima, tra l'altro, guardate un po'. L'immagine di Beppe Vessicchio che tiene la spada laser invece della bacchetta da direttore d'orchestra è stupenda. Bene, siamo pronti, iniziamo e andiamo ad ascoltare Parla più piano. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Parla più piano e vieni più vicino a me, voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò. Amore mio, sempre così. Nessuno sa la verità. Un grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò. Amore mio, sempre così. Nessuno sa la verità. Un grande amore, mai più grande. È un grande amore, mai più grande.
Wow. Ok, wow, non me la sono sentita di interrompere perché non avevo appunto mai visto questa esibizione, volevo godermela tutta di filato, senza interruzioni e adesso magari invece andiamo ad analizzarla perché hanno fatto veramente tante cose, hanno delle voci incredibili, ognuno di loro, l'ho già detto in altri video che ho fatto su di loro, ma veramente ognuno è un cantante eccezionale e ognuno ha una voce unica, particolare, che si differenzia da quella degli altri, ma che poi riesce a fondersi con quelle dei suoi compagni in maniera perfetta. E il fatto proprio che abbiano dei timbri così variegati fa sì che riescano veramente a completarsi l'uno con l'altro. Veramente molto molto bravi. Allora, questa canzone intanto, come abbiamo sentito, è una canzone in italiano, è una canzone che io conoscevo già, anche se non so quale sia l'originale di questa canzone, perché è una canzone che si è sentita spesso, io l'associo al film Il Padrino, non so se sia stata scritta proprio per quel film o se esistesse già, probabilmente esisteva già, però non so quale sia l'originale, magari fatemelo sapere nei commenti se lo sapete. Una canzone struggente, ecco, l'aggettivo giusto secondo me è struggente, il fatto che poi inizi proprio con questi violini, e il violino è forse lo strumento più struggente di tutti, è veramente ti muove qualcosa dentro, ma in maniera malinconica quasi, sofferente, però è una canzone romantica in un certo senso, una canzone d'amore, ma con questo amore sempre un po' malinconico e struggente, veramente una gran bella canzone e loro sono riusciti a renderla molto bene cantando proprio in italiano. Io da italiano vi posso assicurare che sono stati molto bravi tutti loro nella pronuncia, prima di tutto, nella cadenza anche delle parole. Dovete pensare che quando si canta in una lingua che non è la nostra è veramente impegnativo, è difficile già solo per un italiano come me, per esempio, cantare in italiano o cantare in inglese è già tutto un altro mondo, perché la pronuncia delle parole, quindi anche la gestione dell'articolazione, della risonanza, è completamente diversa dall'italiano. Se io dovessi cantare in francese dovrei ristudiarmi completamente il modo di cantare e la tecnica vocale stessa. Loro sono coreani, sono veramente molto bravi a cantare in più lingue e in maniera credibile senza perdere il controllo della situazione, veramente, veramente molto bravi. Adesso se vi va io andrei a riascoltare un po' dall'inizio e analizziamo un po' pezzo per pezzo tutto quello che è successo. Andiamo un po' a vedere. Ok, già questa introduzione è bellissima, una lode all'orchestra, intanto per essere presente, perché molto spesso in queste situazioni si usano basi preregistrate, ma non è la stessa cosa. Quando si ha l'orchestra reale che sta suonando lì con te, è un'emozione incredibile, è veramente un valore aggiunto. E in questo caso bravissimi, bravissima l'orchestra, i musicisti e l'orchestra a rendere questo intro così toccante. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a SuperProf. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su SuperProf c'è.
E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Super Prof. Parla più piano e nessuno sentirà. A me lui piace moltissimo perché ha questa versatilità incredibile. Qui ha questa leggerezza nell'introdurre la canzone, ma lui in realtà ha tante note basse, ha un suono molto pieno, corposo, potente anche. Mi ricordo quando avevano fatto Bohemian Rhapsody, lui cantava la parte di Freddie Mercury dello special, la parte solista, quindi se non ricordo male, sì, mi pare proprio di sì. Comunque dava veramente tanta carica, è un suono graffiato e lui è veramente versatilissimo. Qua sta facendo l'opposto, sta cantando molto leggero su una zona di passaggio e in maniera così delicata, veramente molto bravo, perfetto. Poi tutti loro perfetti dal vivo, qui sono dal vivo e non sbagliano mezza nota, sono veramente incredibili, impressionanti. E sentite poi quando quando fa la nota più bassa è veramente molto, molto ricca di basse, veramente mi piace molto. Sentite? Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Mi piace moltissimo questa nota bassa, l'ultima che ha fatto, veramente bellissima. E lui secondo me ha un po' questa caratteristica di avere questo suono così corposo che quando lo sfrutta è veramente, veramente ottimo, veramente bello da sentire. Bravissimo nella pronuncia, bello il vibrato, molto delicato, mi piace molto. Andiamo avanti. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande esisterà. Bravissimi, anche loro hanno due voci completamente diverse, perché chiaramente lui ha una voce più da tenore, tenore classico, proprio operistico, mentre quest'uomo qui, dove lo trovo? Eccolo qua, lui è il mio preferito, non c'è niente da fare, ha queste basse che sono potentissime, veramente incredibili e sì, un suono così sembra quasi che abbia un subwoofer nel petto, non lo so, ti rimbomba veramente dentro quando lo ascolti. Ha un timbro wow, non lo so, sarà una mia predilezione per le voci basse, ma lui è veramente, veramente incredibile. Andiamo avanti. Wow. Insieme a te io resterò, amore mio. Ah no, mi son confuso tra lui scusate, non mi ricordo mai i loro nomi, mi ricordo solo di Pitta, che è lui che ha iniziato all'inizio, e infatti sì, scusatemi, li avevo confusi, a volte mi sbaglio. Pitta, avevo fatto una reaction su di lui in cui cantava The Phantom of the Opera. Effettivamente anche lì, nonostante lui sia un controtenore, lui ha queste basse profonde, che inizialmente non si direbbe perché, perché è una voce comunque molto squillante e va molto facilmente in acuto, quasi come un soprano, eppure ha queste basse. Infatti quando cantava The Phantom of the Opera faceva sia la parte del fantasma sia la parte
la parte femminile, quindi è veramente molto bravo. Sì, scusate, mi sono confuso prima, mentre invece lui ha una voce più da baritono, effettivamente qua emerge un po' di più. Infatti non mi tornava timbricamente, ok, adesso mi torna tutto. E lui è veramente tanto 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 versatile, quindi ma tutti loro sono versatili, quindi alla fine tutto il discorso che ho fatto prima su Pitta in realtà lo potrei fare per ognuno di loro. Ognuno di loro riesce a fare cose che escono anche dalla loro zona di comfort e comunque risultare credibili, perché sono versatili, sono eclettici, sono veramente bravi a muoversi anche su stili molto diversi tra loro e riuscire a essere molto molto credibili e dare un valore aggiunto a quello che stanno cantando. Bravi, bravi, bravi. Ascoltiamo da qui. Io sempre così. E infatti qua Pitta sta facendo l'armonia, proprio la melodia principale, quella che fanno i violini, con la voce, sembra proprio una voce da soprano, mentre gli altri armonizzano in maniera perfetta. Già prima stavano iniziando ad armonizzare sulla parte cantata della strofa, ma qui armonizzano tutti insieme sulla melodia, proprio sul tema della canzone, e sono pazzeschi, veramente pelle d'oca, perché creano un valore aggiunto a questa melodia che già è bellissima. Aggiungendo tutta questa armonia diventa una cosa pazzesca. Nessuno sa la verità. Un grande amore mai più grande esisterà. Sentite come sono precisi nelle armonizzazioni, sono veramente da manuale, bravissimi. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Wow, interessante. Qua c'è stata una modulazione, un cambio di tonalità. Anche questo non è proprio semplicissimo da fare dal vivo, soprattutto quando stai armonizzando, quindi non stai seguendo la melodia principale, ma stai facendo delle armonizzazioni. Loro però sono stati bravissimi, si vede che avevano studiato perfettamente le loro parti, le avevano provate più volte perché fossero perfetti e perfettamente all'unisono nell'attacco anche. Veramente bravi, bravi, bravi. Nessuno sa la verità. Un grande amore mai più grande. E un grande amore mai più grande. Bravi. Veramente bravissimi. Bravi, bravi, bravi. Wow. Mi hanno veramente colpito moltissimo. Mi fermo qui, però mi piacerebbe moltissimo sapere da voi quali potrebbero essere le prossime reaction che potrei fare sui Forestella e non solo. Scrivetemelo nei commenti. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Non dimenticate di abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Infine vi ricordo codice VocalCoach sul sito pumpling.com
se vi piacciono magliette e gadget nerd come piacciono a me. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!